Ciao ragazzi, bentornati nella baia, sono Ben. Oggi vi parlo nuovamente di emulazione in VR di vecchie console, ma stavolta in standalone su VisoryQuest, senza bisogno di PC per giocare, ma ovviamente servirà un PC per installare i file nel visore. Siete stati in tanti a chiedermi questo tutorial dopo che ho pubblicato quello su EmuVR, emulatore di tutte le console retro, ma solo PCVR. E quindi, se volete sapere come emulare vecchi giochi su Quest senza PC, disattivate l'adblock e fate ripartire il video con le pubblicità, mollate gli ormeggi, issate le vele e salpiamo. Devo partire subito con una premessa: non esiste un emulatore completo come EmuVR in standalone. Ragazzi, anche se si tratta di vecchi giochi e console, l'emulazione richiede un bel po' di potenza di calcolo, quindi un processore di un visore standalone avrebbe non poche difficoltà a far funzionare un emulatore come EmuVR, che è un mostro. Quindi oggi vi mostro alcuni emulatori per vecchie console, nello specifico Game Boy Color, PSP o PlayStation Portable e Nintendo 3DS. Quindi per ognuna di queste console è necessario installare il relativo emulatore. Altra premessa molto importante: questi emulatori sono disponibili su SideQuest, quindi per installarli dovete prima scaricare e installare SideQuest su PC. Attenzione, perché non potete farlo dalla versione standalone, ma dovrete scaricare la versione PC e inoltre l'installer avanzato. Insomma, se non lo avete ancora fatto e non sapete come fare, seguite la guida che si sta aprendo in questo momento, in cui vi spiego come attivare la modalità sviluppatore sul visore e come installare SideQuest. Fatto tutto, tornate su questo video e seguite il resto del tutorial. Partiamo con GameBov, emulatore VR per Game Boy. Cosa vi serve? Un PC per il passaggio dei file da PC al visore e un gamepad Bluetooth, ma andranno benissimo anche i controller del visore. Passiamo all'installazione. Aprite SideQuest e cercate GameBov, collegate il visore al PC tramite cavo, indossate il visore e toccate sulla notifica di connessione USB. Togliete il visore e cliccate sul tasto Sideload Now e aspettate il completamento dell'operazione. L'emulatore non dispone di giochi, quindi come per EmuVR dovrete essere voi a trovare le ROM e non sarò io a dirvelo. Ricordate che l'emulazione è legale solo se possedete fisicamente i sistemi e i giochi che state emulando, altrimenti è illegale. Posso dirvi però come installare le ROMs. Dopo averle scaricate tramite PC, navigate dentro la memoria interna del visore e create una cartella GB. Dentro questa cartella dovete mettere il file della ROM, quindi se scaricate un archivio che contiene la ROM, prima dovete estrarla su PC e poi spostare il file dentro la cartella GB nel visore. Ed è tutto. Indossate il visore, aprite la libreria, selezionate origini sconosciute dalla tendina dei filtri e avviate GameBov. Tra le opzioni potrete scegliere colore del Game Boy, dimensione, se simulare lo schermo e la retroilluminazione e altre opzioni, e ovviamente la lista delle ROM dalla quale lanciare i giochi. Buon divertimento! Secondo emulatore. Anche qui serve un PC per il passaggio dei file e un gamepad Bluetooth, ma anche in questo caso l'emulatore riconosce i controller del visore. Aprite SideQuest, cercate PPSS-PPVR, collegate il visore al PC tramite cavo, indossate il visore e toccate la notifica di connessione USB. Cliccate su Sideload Now, avviate l'emulatore sempre dalle origini sconosciute in modo che vengano create le cartelle dentro la memoria interna del visore e cercate su internet le ROM che volete installare. Ora entrate nella memoria interna del visore e troverete subito la cartella PSP. Qui dentro create la cartella ROMs e dentro dovete spostare il file ISO del gioco che avete scaricato. Quindi anche in questo caso, se scaricate un archivio zip o 7zip, estraetelo da qualche parte e spostate il file ISO dentro la cartella ROMs. Avviate nuovamente l'emulatore e sfogliate la cartella ROMs che adesso compare tra le altre cartelle. Dentro troverete il gioco e quindi potete cliccarci sopra per farlo partire. Buon divertimento! Terzo e ultimo emulatore. Cosa vi serve? Un PC al quale collegare il visore per il passaggio dei file e un gamepad Bluetooth, ma anche in questo caso vengono riconosciuti i controller del visore. Ragazzi, è sempre la stessa storia. Aprite SideQuest e digitate CTRA-VR, collegate il visore al PC tramite cavo e cliccate sulla notifica di connessione USB. Cliccate su Sideload Now e aspettate l'installazione. Indossate il visore, aprite CTRA-VR dal
alle origini sconosciute e seguite la semplice procedura guidata che si apre. In questo caso potrete creare le cartelle direttamente dalla procedura guidata. Scaricate le ROM del gioco che volete giocare e spostatela dentro la cartella ROMs che avete creato. Aprite l'emulatore, se non si apre direttamente nella schermata dei giochi, cliccate su Giochi e selezionate il gioco da avviare. Attenzione, potrebbe capitare di ricevere un messaggio d'errore, il gioco è criptato, e se cliccate sul link per seguire la guida su come decriptarlo, vi porta a una pagina che non esiste più. Risolvere questo problema è semplice, basta cercare su Google 3DS Decrypt e trovate subito il modo. Però ragazzi, attenzione, perché quando parliamo di emulazione i virus sono sempre dietro l'angolo, quindi fate questa cosa solo se avete già esperienza o se avete delle fonti attendibili e se sapete cosa fare. Se avete dubbi, non fatelo. In ogni caso, se proprio volete provare, ovviamente non vi dirò cosa e dove cercare. Sappiate però che il file giusto da scaricare deve avere estensione .bat. Dopodiché trascinate la ROM sopra questo file e si dovrebbe aprire una piccola finestrella nera che in pochi secondi decripta il gioco. Quindi cancellate la vecchia ROM dalla cartella e spostateci dentro quella decriptata. Riavviate l'emulatore e adesso il gioco dovrebbe partire normalmente. Quindi attenzione, questo decriptatore non è un file exe, è un file .bat. Se lo scaricate come exe, 100% è un virus. Quindi non eseguite mai file con estensione .exe dei quali non siete sicuri. Se invece state utilizzando il file con estensione .bat ma non succede nulla, occhio ragazzi, perché forse avete scaricato il .bat sbagliato e sappiate che in realtà qualcosa è successo, ossia probabilmente è stato installato un virus. Quindi occhio a quello che fate. Se invece la ROM parte ma qualcosa non funziona, tipo schermo nero oppure non rispondi ai comandi, significa che avete scaricato una versione incorretta, quindi dovete cercare un'altra ROM, magari di un'altra versione. Molti di voi seguono, mettono un like, commentano, ma non sono iscritti al canale. Se i contenuti vi piacciono, iscrivetevi al canale, a voi non cambia nulla, ma per il canale è molto importante. Date uno sguardo ai link in descrizione nel primo commento, come sempre, per l'acquisto su Amazon di questi tre. Trovate il mio link referral per ricevere i 30 euro di credito all'attivazione del nuovo visore, i 2 link Telegram per il gruppo con tutti i miei giochi meta scontati al 25% e l'altro gruppo Telegram che è la chat per parlare con me e con il resto della marmaglia. Poi trovate il mio link Instant Gaming per acquistare chiavi di gioco a prezzi scontatissimi, link con tanto di codice sconto per accessori VR di Kiwi Design, CyberVR, AMVR, Aubica, VR Cover, il Gunstock di ProTube VR e le lenti graduate VR Rock per proteggere i vostri occhi dalla luce blu, le lenti stesse del visore da graffi e polvere, e inoltre potete personalizzarle con la vostra gradazione per giocare in VR senza gli occhiali. Grazie per essere arrivati alla fine del viaggio e aver visto tutto il video. Dal vostro Capitano Ben è tutto, vi attendo nella baia, un saluto marmaglia. Ho ho!